Ciao amici, buongiorno. Buongiorno. Quinto giorno e ultimo in Albania. Veramente molto triste lasciare questo paese. Oggi ovviamente ci mancano 3 cose da vedere. Cominciamo la giornata con la solita colazione qui sotto. Super buona. Che avete visto già nello scorso video. Capiamo se magari oggi può essere diversa. E poi ci dirigeremo nuovamente verso nord perché stasera alle 11 abbiamo il volo per Bologna. Quindi da sud a nord, da sud a Tirana abbiamo diverse tappe da fare. Direi che è ora di scendere. Con questo posticino, una mattina ci abbiamo fatto l'abitudine. Io ragazzi voglio piangere. Same ma buono. Oggi al posto delle frittelle ci sono le crepe, quindi sempre base uova comunque, con cioccolato sopra e la frutta. Buonissimo ragazzi. Ciao stanzina, ci vedremo in futuro magari. Ne approfittiamo, prendiamo già il pranzo, così siamo non vincolati a trovare un supermercato che venda del cibo o che non lo venda. Ci facciamo anche l'ultima passeggiatina qua per Xamil. Stamattina abbiamo fatto innanzitutto una piccola spesina per il pranzo come vi dicevamo e poi siamo ripassati alla pasticceria, quella dove ci avete visto anche ieri sera nello scorso episodio. Volevamo prendere un burek con le patate ma non c'era e quindi abbiamo preso un burek con gli spinaci. Comunque ragazzi, in questi giorni abbiamo beccato benissimo a livello di temperatura, a livello di tempo, di sole, che comunque non è scontato per essere fine maggio e anzi inizio giugno. E infatti la prossima settimana qua in Albania pioverà tutto il tempo, quindi ci è andata veramente bene. Abbiamo sempre beccato tra i 25 e i 30 gradi, faceva caldo a momenti ma non abbiamo mai sofferto tantissimo il caldo. Comunque siamo sulla strada verso Berat, che da Xamil sono circa 3 orette, ci stiamo facendo tutto l'entroterra, non c'è l'autostrada, quindi è tutta una strada statale. I paesaggi sono, come vi dicevamo, molto interessanti. A tenerci compagnia c'è sempre qualcosa da bere. Ah no, alla Mati no. Io non bevo. Stamattina mi sono dimenticato di comprare l'ultimo dalle, quindi lo comprerò dopo, rimedieremo. Siamo fermati ad un autogrill disperso nel nulla, nelle montagne albanesi, pausa dalle. Assurdo, abbiamo trovato un autogrill in Albania, anche perché il simbolo è quello. Siamo entrati al supermarket, è molto più fornito della Spar, della prima Spar dove siamo stati, e anche dei supermercati in centro a Girocaster, e abbiamo preso, come vi dicevo, il dalle, che è veramente local perché è proprio di Girocaster. Questa è la confezione, bellina. Rispetto ai dalle normali, questo è un po' più grasso, un po' più calorico. Io lo amo il dalle. Comunque sì, rimane leggermente più pesante, tra virgolette. Vai Mati, facci sapere. È un pochino più acido rispetto secondo me agli altri dalle che abbiamo provato, però dai, è buono. Se a uno piace lo yogurt un pochino salatino. Stavamo andando a Berat, avevamo deciso, prendiamo la strada, diciamo, che è chilometricamente più corta, era 15 minuti più lunga, c'era un risparmio di 60 km, ma non era tanto per il risparmio, era perché, non lo so, volevamo provare. Impraticabile, mi ricordava un po' il video di Human Safari dove ha sfrisciato tutta la macchina, non era il caso, anche se abbiamo fatto l'assicurazione completa. Stiamo tornando indietro, abbiamo perso una quarantina di minuti, però fa parte del gioco. Qualche anno fa l'avrei fatta, ora sono leggermente più responsabile, sto invecchiando. Comunque si sente una puzza di petrolio. Stiamo cercando di capire se c'è una raffineria, perché abbiamo visto anche, sapete, quei pozzi, Estrattori. sì, gli estrattori che si vedono tipo nei film, che si vedevano, no? Effettivamente abbiamo trovato che proprio in questa zona è uno dei siti di estrazione, e pensate che l'estrazione di greggio è una delle più antiche d'Europa. All'anno si contano circa 5 milioni di barili. Guardate che roba, questo è vecchissimo. È assurdo trovare una cosa del genere che non ti aspetti nel mezzo del nulla in Albania. Siamo entrati in una casa di un signore, siamo arrivati a Berat dopo parecchie ore, abbiamo pagato 2 euro il parcheggio e ora abbiamo anche dal balcone una vista. Ecco, siamo andati, perfetto, ecco qua, bellissimo. Ragazzi, è arrivato il momento di fare il taste test del burek con gli spinaci. Agli spinaci non l'avevamo ancora provato qua in Albania, vediamo com'è.
Molto buono, perché è molto più spinacioso rispetto ad altri che abbiamo provato, ha meno formaggio all'interno, quindi meno ricotta. Secondo me è molto equilibrato, molto simile a una nostra torta salata tipo la pasqualina. Ci filiamo sempre in situazioni molto particolari noi. Ci facciamo adescare proprio facilmente. Cioè, noi, se tu ci dici... Vieni. Noi a posto, eccolo. Siamo qui, cioè tu addirittura hai detto "Oh, stiamo cercando un parcheggio, cioè devo trovare un parcheggio, ci serve un parcheggio". Lui era in mezzo alla rotonda che ci aspettava solo noi. E il problema è che uscire da quel posto lì sarà un dramma. Però è stato super carino, ci ho fatto anche una foto. Comunque dove siamo? Siamo a Berat, una città ottomana dell'Albania. È particolarissima perché viene chiamata città dalle mille finestre e dopo faremo capire il perché ora siamo arrivati diciamo da una parte dove non si vede questa cosa, dopo magari passiamo da un punto panoramico e vi facciamo vedere. Qui c'è il primo quartiere dei due, Cala, che vuol dire il castello, e noi partiremo proprio da questo. La particolarità è proprio questo addossamento di case in stile ottomano, una sopra l'altra, dal livello del fiume fino alla sommità della collina, ovvero qui al castello. Diciamo che il fatto di mangiare un po' di fretta e poi cominciare il giro, non considerando i 30 e un po' gradi, è stata un'ottima idea forse. Soprattutto perché alla fine la maggior parte dei paesini che abbiamo visitato sono in pendenza, quindi ci siamo sempre fatti un po' di salite. A parte Tirano. In teoria qui nella parte più a sud, che dovrebbe essere questa, dovrebbe esserci uno dei punti panoramici più belli della città. No, guardate, c'è il signore che ci ha fatto parcheggiare in casa sua che sta cercando di far uscire l'altra macchina. Oh mio Dio, io non ho parole. Stava mangiando, tra l'altro, stava facendo pranzo. Tommaso, parking. No, va bene, ci ho pensato dopo. Prima abbiamo parcheggiato dietro. La foto? Dopo ci ha pensato, ci ha guardato, da sopra ci ha pensato di te. Non va bene. Mettetela qua. Ma in realtà ragazzi, cioè noi presi dalla fretta, non so da che cosa, ma c'erano 1000 parcheggi più facili, più accessibili. Addirittura pure qua sopra c'erano i parcheggi. Noi abbiamo cominciato, che belli questi tappeti. Abbiamo cominciato dal castello. In realtà si dovrebbe partire dalla parte bassa. Fa niente. Se partite da Mangalem, che è l'altro quartiere, sono 10-15 minuti di salita. Ci faremo dopo. O sposteremo la macchina, non lo sappiamo. Ah no, c'è scritto là. Boh, può essere. Nel quartiere di Cala ci sono tantissime chiese e anche la moschea rossa. La chiesa più importante ospita, diciamo, il museo Onufri. Quindi ora ci stiamo dirigendo lì. Poi visiteremo la moschea, se è possibile. Ci sono tantissimi venditori di oggetti, insomma, tappeti, souvenir in generale, un po' come era a Girocaster, direi. Molto simile alla situazione, molto bello. Però sembrano molto più degli abitini in pizzo fatti da loro. Ci eravamo dimenticati di fare il video ai soldi. Questa è quella da 1000 leghe, cioè 10 euro. Molto carina. Il biglietto ragazzi costa 4 euro a testa. All'ingresso ci hanno dato anche la guidina in italiano da leggere durante la visita. Il museo si trova all'interno della cattedrale ortodossa, la dominazione di Santa Maria, che è stata costruita nel 1797. Però questa chiesa risulta addirittura essere stata ricostruita sulle basi di una chiesa ancora più antica del X secolo d.C. Inoltre ragazzi, per chi ha visto dei video precedenti della Macedonia del Nord, questa è identica ad una chiesa che si trova a Skopje, che era stata costruita a un livello inferiore rispetto al suolo per non andare sopra, diciamo, ai minareti delle moschee. Questa qua è la parte del museo, appunto ci sono un sacco di quadri di iconostasi. Comunque è una delle chiese ortodosse più belle che abbiamo visto, veramente ricchissima di cose, ricchissima, bella. Che bello questo ristorantino. Ah, fanno anche il tiramisù a 2,50 euro, non è male, si chiama Konak. Abbiamo scovato una piccola bottega improvvisata di un signore che fa questi disegni di Berat a penna, che è una cosa difficilissima perché se sbagliate buttate tutto. Uno costa 20 euro o 200 lek. Ora ci facciamo una pensata perché sono bellissimi. 5 minuti a piedi dal museo si trovano i resti della moschea rossa. Infatti c'è il minareto che è bassissimo. Secondo noi, non l'abbiamo detto, anche quella chiesa lì che abbiamo visto ora è un po' interrata. Probabilmente sì, è stata costruita pure quella per non superare, perché non so se avevamo detto che sì. Ok, quindi sì, quindi mi dico le cose ragazzi, scusate. Ragazzi, ieri c'è stata
una chicchetta che adesso vi racconto. Ma so si dimentica comunque, tanto che la testa poverino ce l'ha attaccata. Siamo andati dal negozietto lì sotto casa per provare delle ciabatte, perché ci servivano delle ciabatte. Avevamo un sacchetto della spesa, non doveva nemmeno provarsele lui le ciabatte, le ho provate io. Lui ha appoggiato questo sacchetto per terra, poi abbiamo detto no, ok, andiamo via, e lui l'ha lasciato lì, ma era di fianco a lui, ragazzi, cioè era proprio, ha fatto così, l'ha appoggiato e poi Ho la DHD probabilmente, non lo so, può essere. Abbiamo trovato un'altra chiesa. Questa è la chiesa di San Giorgio, è a transennata, è anche strana, che ha una forma totalmente diversa. È una chiesa normale perché è stata trasformata in un tipo centro di informazione turistica, dovrebbe essere, sì. Inoltre nel 1980 è stata distrutta la parte sopra della chiesa, è stata ricostruita in stile delle case di Berat. Tra l'altro guardate, c'è il lampione che tiene il balcone e il lampione è collegato con altri lampioni. Tra l'altro non so se vedete, ma dietro di me c'è una signora che vuole buttarsi. Da qua poi si scende verso l'altro quartiere e si intravede l'università. Ma noi faremo una mossa tattica, dato che perdiamo più tempo a scendere, visitare e poi risalire. Prendiamo la macchina, la spostiamo sotto e poi così siamo pronti per ripartire, che non è finita qua oggi. Ma ti devo dare una brutta notizia, il camioncino tedesco è ancora lì. Questo potrebbe essere un problema. Matilde farà un video. Siamo arrivati nella parte dell'Acropoli. A parte esserci una bellissima vista, poi c'è anche la fortezza, c'è una chiesa costruita in stile ortodosse in Macedonia, particolari perché sono un po' rosse. Comunque Intesa San Paolo, Albania. Questa non so se l'avevate vista, ma è una chicchetta in mezzo a un castello, un TM d'Intesa. Ma se tu vieni specchio per questo bagno, cioè tu sei rende, sono della mia mano, bello. Comunque troviamo un attimo la macchina che non ha righe, perché facendo quella stradina prima l'ha rischiato, ho preso dentro dei rami sulla destra. Con la mia macchina personale in Croazia ho fatto dei danni, ho controllato, non c'è niente. Ora l'impresa sarà uscire. Stati fortunati perché i ragazzi tedeschi ora col vanno e quindi ora sarà molto più facile uscire. Ok, abbiamo parcheggiato, sempre super abusivi siamo, 16:18, siamo fatti mettere la targhetta, ora andiamo a farci un giretto per Berat. Come potete vedere la città dalle mille finestre. Siamo appena usciti dal parcheggio e questa che vedete qua è una delle moschee più antiche di tutta l'Albania, si chiama la Moschea del Sultano. Questa parte, questo quartiere di Berat, appunto Mangalem, pieno di moschee, ce n'è una particolare che è la Moschea di Piombo, cui ci stiamo dirigendo ora. In generale facciamo un giretto per il quartiere perché è molto particolare. Un'altra cosa che abbiamo notato è la presenza già di due macchine targate Stati Uniti. Ci sono delle bandiere sparse degli Stati Uniti. Non so se sia legata agli ultimi accadimenti in Albania, magari proviamo a documentarci live e a capire. Ieri ci sono state delle proteste a Tirana perché con lo slogan, diciamo, l'Albania e gli albanesi, questo perché nella zona di Valona, quindi a nord dell'Albania sulla costa, è stato ceduto un pezzo di terreno che è appunto un'area protetta dove ci sono i fenicotteri, dove ci sono le foche, le tartarughe marine, a il genero di Donald Trump. Questo perché vorrebbe costruirci un lussuosissimo hotel, un lussuosissimo resort, per ovviamente un investimento super importante, sarebbero 4 miliardi di euro e 10.000 posti di lavoro, quindi sicuramente a sua detta e a detta del presidente questo comporterebbe un aumento del PIL generale dell'Albania, però dall'altra parte stanno tralasciando tutta la parte ambientale e comunque di territorio, perché stanno andando a distruggere un'area che dovrebbe essere protetta, tant'è che è venuto fuori che nel 2024, quando già era stata fatta l'offerta dal genero di Donald Trump per questo territorio, è stata modificata ad esempio la destinazione d'uso di questo terreno in modo tale da poterlo poi destinare a un resort di lusso, andando però a trascurare appunto le reali motivazioni per cui questo territorio era considerato un'area protetta. E inoltre gli albanesi si lamentano del fatto che l'Albania viene venduta al popolo americano e soprattutto quest'area, che prima era una spiaggia pubblica comunque aperta a tutti, adesso è recintata da delfino spinato e ci sono delle guardie private che utilizzano anche in realtà la forza sulla popolazione, che ovviamente gli attivisti trovano magari a
tirar via il filo spinato, tirar via le reti o comunque provano a entrare nella zona e quindi diciamo che c'è un po' un casino. Stiamo camminando lungo la parte del fiume. Questa qui, tra l'altro, abbiamo incontrato la Baccalor's Mosque, un'altra moschea, nel giro di neanche 50 metri. Attraversiamo il ponte e poi vi faccio vedere la vista, anche se la vedete dietro di me già. Poi in realtà dall'altra parte del fiume c'è ancora un altro quartiere, sempre in stile ottomano. Il quartiere si chiama Gorizia, mentre il fiume si chiama Osumi. Le acque comunque di questo fiume, anche di quelli che abbiamo visto negli scorsi episodi, sono turchesi, sono più pulite di molte spiagge in Italia. Ed ecco la vista, stupendo, particolarissimo, credo sia una cosa veramente unica. Tra l'altro non avevo fatto caso, ma guardate su, c'è una chiesa ortodossa incastonata tra la collina. Noi prima eravamo su Conad in Albania, vediamo cosa hanno. I supermercati ne abbiamo un po' provati tutti, mancava la Conad. Speriamo che non mi fanno storie per registrare, direi di no. Come vedete innanzitutto, com'è? La gastronomia. Aveva scritto tutto in italiano. È scritto tutto in italiano. A leggere, cioè io mi immagino se da noi ci fosse un supermercato scritto in albanese, ragazzi, ma come è scritto non soltanto di ortofrutta, cioè cogliamo il meglio di stagione per... Sì, infatti questa cosa triggera un po'. Tantissimi, ovviamente, baklava, Capri Sun, immancabile, che non ho mai provato ancora. Oh, cioè, vendono anche il bubble tea. Vuoi provarlo? Io non l'ho mai provato. Questa sì che è fornita. Questi non c'erano. Ci sono anche prodotti a marchio Conad. I ravioli. La carne fresca è un prodotto che purtroppo manca sempre, non c'è mai, non c'è un banco carne. Di carne, come vedete, anche questa, congelata, specialmente pollo. Qua c'è anche il pesce, eh? Prima volta che lo vediamo il pesce. Reparto pesce. Ma è solo questo. Qui però abbiamo anche delle verdure surgelate che non abbiamo visto in altre parti. Sì. Ovviamente, cioè, il richiamo alla preghiera. Eccoci arrivati all'ultima tappa di oggi, Durazzo. Ex capitale dell'Albania. È una cosa che non tutti sanno. Facciamo un'ultima passeggiatina con questo sole che ci bacia, un po' basso. Non riusciremo sicuramente a vedere il tramonto. Abbiamo parcheggiato qua sul lungomare. Abbiamo fatto una fatica porca a trovare parcheggio. Ci sono un sacco di palazzi, di grattacieli. A me sembra che già facendo un giro in macchina ci siano più monumenti comunisti, cioè dell'epoca comunista, scusate, che a Tirana. Non so perché, ma c'ho questa sensazione. Comunque questo qua è molto bello, cioè nel senso, a me ispirano come stile. Lì sul mare c'è una specie di costruzione rotonda che ricorda un po' Sydney. Addirittura. La situazione è molto chill comunque. In generale in Albania non ci siamo mai sentiti. Ora speriamo che queste ultime 2 ore non ci sconfermino questa cosa. Non ci siamo mai sentiti in pericolo. Sempre molto sicura, le persone tutte gentili, magari guardano. Cosa fanno tutti questi cagnolini qui per terra a dormire? Ce ne sono 8. Sì, infatti è un po' strano. Poi sembrano proprio quasi accomati. Non c'è un buon odore? C'è l'odore di foca. Esatto, brava. Qua ci sono i campetti da basket, che figata. Però i bambini giocano tutti a calcio. Male, molto male. Durazzo ha più di 10 km di lungomare. Ah, questo non lo sapevo. Qui nella, come ha detto Mati, la rotonda sul mare sono tutti, credo, fast food messicani, Wild West, Burger King e il Bowling Club. Qua c'è anche una parte che stanno costruendo, ovviamente immancabili costruzioni dappertutto. In fondo c'è un altro pezzo di rotonda sul mare. Poi da qua in poi cominciano una parte di costa con tutti i ristoranti, mentre la spiaggia di Duras è dall'altra parte del porto. Inoltre Durazzo è molto famosa per i vari resti archeologici romani. C'è anche qua al centro un anfiteatro che se riusciamo vi facciamo vedere se non è troppo tardi. Ora in realtà ci stiamo dirigendo verso la via principale, dove ci sono un po' di negozietti ristorantini che abbiamo visto essere molto carina e c'è questa struttura enorme, diciamo che sembra una vela davanti. Siamo arrivati all'anfiteatro e vedremo solo da fuori se riusciamo a vederlo. Sì, un po' sì. Eccolo qua l'anfiteatro. Ci sono anche dei cani che dormono dentro. Siamo arrivati al boulevard che si chiama Epidamn. È tanto carino, ci sono tanti negozietti, bar dove la gente ci si appoggia pure col computer. Prima abbiamo incontrato in questa rotonda che vi abbiamo detto con questa forma di barca un gruppo enorme di biker italiani. Sono tutti con la maglietta dell'Italia. E col gilet dell'Harley. Credo fosse un gruppo di Harley Davidson. Sono tutte queste, a parte le canzoni italiane dappertutto, i palazzi colorati, celeste, rossino, rosa antico, però cioè è una
sensazione, ciao, è una sensazione un po' strana, nel senso sembra carina la via ma in certi tratti sembra un po' borderline, non lo so, non abbiamo capito bene. Ecco la rotondona e come vedete i biker hanno proprio lasciato le moto lì, non sono solo Harley comunque. Qui c'è un altro monumento comunista con 3 cannoni e vicino alla rotonda c'è anche una culla veneziana, la culla che vi ricordo andate a ripescarvi gli episodi scorsi, in particolare quello su Tet. Amici, Siamo tornati. non abbiamo fatto l'outro del video direttamente lì perché dovevamo provare l'ultimo street food, l'ultima cena in Albania al terminal direttamente dell'aeroporto. Ahimè, è colpa mia, mi sono sbagliata. Non era propriamente dentro l'aeroporto questo posto, ma era appena fuori e considerando tutte le tempistiche probabilmente avremmo perso l'aereo. Anche se Ha fatto ben 2 ore di ritardo. Siamo tornati a Bologna alle 3:30. di conseguenza avremmo potuto provarlo, però ovviamente non si può mai sapere prima. Quindi siamo qui per tirare un po' le conclusioni del viaggio. Ci sarà un video di recap specifico che uscirà dopo questo episodio. Affronteremo l'itinerario, i costi, il cibo, eccetera, come sempre, come abbiamo fatto per il Marocco. Considerazioni finali sulla giornata e sul viaggio in generale. I giorni in cui siamo stati in Albania non sono stati tanti perché si è trattato di 4-5 giorni, c'è tanto altro da vedere, ovvio che non è finita lì. Purtroppo il tempo che avevamo a disposizione era quello e abbiamo provato a fare il massimo. Una cosa che vi consigliamo sicuramente è di esplorare anche molto di più la costa, perché abbiamo visto che ci sono delle calette, se uno riesce ad arrivarci magari in barco facendo un po' di trekking, veramente belle. Anche la spiaggia lì Aksamil è bellissima, ma è un pochino più turistica, ovviamente con gli chalet e tutto. In generale l'Albania ci è piaciuta tantissimo. Questo video noi lo stiamo registrando esattamente qualche giorno prima che uscirà questo episodio. Abbiamo anche avuto riscontro da parte degli albanesi stessi pubblicando i reel eccetera. È proprio un bel posto dove stare, con un bel popolo da conoscere e con cui parlarci. Sicuramente una tradizione, cultura enorme, bella da imparare, bella da scoprire. È sicuramente un posto dove tornerei, posso dire. Speriamo che queste nuove tipologie di video che abbiamo cominciato a portare con l'Albania vi piacciono, un po' più vloggate, ma comunque col nostro stile sempre di farvi conoscere un paese e studiarlo insieme, perché alla fine si tratta di questo. Noi abbiamo fatto altri 3 viaggi con svariati video che vedrete non dalla prossima settimana ma da quella dopo. Restate connessi sia qui che su Instagram che su TikTok perché ci saranno delle novità tutte per voi, super particolari e super pratiche. Mi raccomando, iscrivetevi e seguiteci anche sui canali social. Come sempre noi vi ricordiamo di mettere like al video, iscrivervi al canale e commentare qualsiasi cosa voi vogliate. Noi come sempre ci vediamo al prossimo episodio.